Allora, Andre, possiamo partire? 3, 2, 1, ok. Ci siamo. Ciao Lorenzo, Ciao Daniele. ben ritrovato. Grazie. E siamo a Inner Talk, le voci dell'ospitalità. Questo episodio sarà più un'estensione della One Circle, verticalizzato a Kickex. Tu vivi in Olanda, abbiamo detto questo. E com'è l'Olanda? Cioè, giusto per spaccare un po' il ghiaccio anche nella tua vita un po' privata, se possiamo. Sì, certamente. È diversa, diciamo così. Ovviamente ci sono tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi. Il cuore rimane sempre qui, ovviamente, però ci sono tante cose positive che mi permettono mi dicono rimane ancora un po' qua. Sì, a parte l'azienda, voglio dire, il minimo, no? Certo. Lavorare per un'azienda come quella è già un bel traguardo, immagino, no? Sì. E perché di solito le persone pensano Olanda, pensano Amsterdam. Cioè, però in realtà è grande l'Olanda. Esatto, ha tantissime realtà, Esatto. Quindi, se volete visitare l'Olanda, innanzitutto andate... Ma partite non da Amsterdam. Il mio consiglio è quello. Ovviamente è una bellissima città, ma non partite da lì, ci sono tante altre realtà un po' più nascoste, un po' come l'Italia, sì, dai. Io volevo dire, partite da One Circle. Anche, sì, scusi. Partite da andare a trovare Lorenzo in azienda, assolutamente, perché la trasparenza, ragazzi, è un qualcosa che tutti dicono, no, perché noi siamo trasparenti, la cosa bella, no? Poi ti dicono, vieni in azienda. No, però aspetta, perché non lo so. Allora, cioè, qua invece è tutto trasparente, ragazzi. Come il fusto. Esatto, vedete? come il fusto. Come il fusto è trasparente. Allora, Lorenzo, andiamo un po' più nel dettaglio di Kickex. Noi siamo un podcast che parla direttamente agli imprenditori. Esatto. Ok? E voi a chi vi rivolgete? Cioè, la vostra azienda a chi si rivolge? Il nostro cliente diretto è il produttore di bevande, che ha bisogno di un partner affidabile, sicuro, per contenere appunto le sue bevande. Quindi quello che promuoviamo è un prodotto, un contenitore per chi decide di creare le proprie bevande e commercializzare. Ok, beh, allora oggi sarà un episodio un po' più tecnico. Sì, quindi piacerà ai tecnici. Entriamo nel vivo. Allora, questo è un fusto. Per chi non conoscesse il mondo dei fusti, anche perché magari un produttore, diciamo, potrebbe produrre succo di melograno o melagrana, come si vuol dire, insomma, succo di limone, succo d'arancia, però magari non ha mai fatto e non ha mai preso in considerazione l'idea di infustare la propria bevanda. Ok, innanzitutto, prima di partire da questo, se ti va di dirci perché secondo te una persona dovrebbe infustare, cioè in un fusto, cioè secondo te è un modello nella quale si deve passare a un fusto piuttosto che tenerlo nel cartoncino? Sostanzialmente per mantenere la qualità. Ok. Noi diamo un prodotto di qualità che è all'altezza della bevanda che poi ci deve stare dentro, nel senso l'esigenza appunto del nostro cliente è quella di preservare le qualità, le proprietà a lungo del suo, quindi parliamo di chef life, parliamo di una catena di qualità dalla produzione alla distribuzione, alla spiegatura. Ok, cioè quindi diciamo che la prima filosofia che deve esserci dietro a un produttore, a parte la sostenibilità, ne parleremo in un altro episodio, però il concetto di sostenibilità e green è anche quello di iniziare ad avere una qualità mantenuta nel tempo. Esatto. Quindi che però non è, diciamo, mantenuta nel tempo grazie a degli ingredienti, diciamo, poco consoni, ma in realtà parte dalla base che la trasparenza, come stiamo dicendo, è la base, è uno dei valori aziendali. Sì. E quindi se si vuole mantenere quella trasparenza nel prodotto, nella qualità, Kickex è un partner ufficiale. Esatto. Facciamo un po' di... Si sente, Andre? È bello, cioè è bello, interessante. E non fai fatica a sollevarlo, immagino. E non fai fatica, da vuoto ovviamente. Esatto. Non fai fatica. Questo in realtà nella logistica è importante, vero? Esatto. Cioè si risparmia un sacco col fatto che sia leggero. Tantissimo, se appunto lo paragoni a quelli che sono i sistemi ormai tradizionali, possiamo chiamarli, di infustamento. Ma anche per esempio le bottiglie di vetro. Assolutamente. Cioè, quindi io produco il succo di frutta, lo metto nella bottiglia di vetro. Adesso il drink, magari parlando di cocktail infusto, e cocktail che possono essere in bottiglia o prodotti, bevande che possono essere messe in bottiglia, il fusto in realtà è anche una logistica molto leggero rispetto al vetro. Assolutamente. E mantiene un bel po' di più. Assolutamente.
abbiamo sviluppato appunto questo prodotto entrando sul merito, è un involucro in polietilene leggerissimo, creato da una doppia camera, quindi anche per quello resistente e sicuro. Infatti adesso non so se si nota, però l'etichetta è dentro. L'etichetta è dentro, cioè, è come interna. se fosse un tipo doppio strato, giusto? Esatto, Okay. è una doppia camera sostanzialmente, e all'interno del quale c'è questo sacchetto, possiamo vederlo come un sacchetto, ovviamente è molto più che un sacchetto, è un multistrato che permette la resistenza all'aria e alla luce, ovviamente, perché una cosa basilare per quanto protegge riguarda dai raggi UV. dal raggio UV, esatto, e anche dall'ossidazione. E in più abbiamo anche sviluppato un sistema facilmente impilabile tra testa e base, come Daniele appunto sta facendo vedere. Che apro una parentesi, scusami Lorenzo, perché noi lavoriamo nel mondo dei cocktail in fusto. Ci sono dei competitor che in realtà, diciamolo, non si impilano proprio bene. Cioè qua è stato studiato il design, esatto. Ne parliamo tra poco del design, è una roba super fighissima. Il design, esatto, è tutto partito dalla evoluzione di quello che erano i prodotti esistenti per cercare di rispondere a determinate esigenze, anche come dicevi te, nella logistica, quindi nel trasporto, nell'utilizzo, nella movimentazione, cercare di essere sempre più un aiuto anche all'utente, non solo come conservazione del cocktail, ma anche come utilizzo. Certo. Cos'altro dire di base? Cioè che innanzitutto dentro un fusto di questo genere da 10 litri comunque escono un sacco di bevande. Assolutamente. Cioè questo è il primo input sul tema sostenibilità, che vedremo poi, ma iniziamo un po' a innestare questo input. E diciamo che poter avere erogabile nell'arco di anche 3, 4, 5 giorni, se non una settimana, una bevanda che mi immagino un locale che di base non fa cocktail tutti i giorni, insomma. Certo. E quindi la prima domanda che ci fa, perché ce la fanno anche noi, è: ma se io apro il mio fusto e inizio a erogare il drink, dopo 2 o 3 giorni non è che mi fa come la tonica che si sgasa? Assolutamente no. E invece in questo caso preserva proprio la qualità anche della bolla, la qualità, cioè è integro esattamente come è stato infustato a distanza di giorni. Ovviamente ci sono delle regolamentazioni, ci sono poi, andremo a vedere delle condizioni, ovviamente, dove non è che per una vita intera possiamo sperare che, quindi ci sono poi delle condizioni d'uso che vanno rispettate, le vedremo tra poco, però diciamo che uno dei punti principali è proprio la qualità nel tempo. La conservazione della qualità, esatto. Della qualità nel tempo. E la costanza, quindi si conserva la qualità e rimane costante, appunto. Vedi, nella vita la costanza, Andre, te lo dico sempre, bisogna essere costanti. Kick Eggs ti aiuta a essere costante. Esatto, assolutamente. A proposito appunto ti senti di dire qualcos'altro sul fusto in generale? Perché magari poi andiamo avanti, c'è qualche chicca sul fusto in generale, o senti di aver detto tutto? Guarda, come mi hai detto te, penso che sia, prima parlavamo appunto, che comunque è qualcosa di carino anche da vedere, cioè ha un suo fascino, è vero. E non solo un utilizzo, ma è proprio bello. E anche grazie appunto a questa fascia interna personalizzabile, tra l'altro può essere anche un'idea per una brandizzazione del marchio. Chiaro. Ci piace. Ci piace. Il design è molto interessante perché ha comunque è importante il pack oggi, cioè il packaging oggi è fondamentale. Assolutamente. In un mondo dove non solo il marketing, perché questo non è solo marketing, questo è supporto all'attività. E quindi è proprio un altro concetto, è un packaging non visto per essere venduto come bello, in quanto in realtà è anche bello, quindi è anche un oggetto di design. Noi oltretutto abbiamo anche un'altra cosa che ha fatto un artista, ma la vedremo in un altro episodio, e diventa non solo di design in termini di visibilità e di bellezza, ma anche in termini di design di supporto. Esatto. Cioè, io mi ricordo per tanti anni gli architetti dei bar facevano le bottigliere fatte di vetro, cioè, bellissime. Sì. Ma si spaccavano. Cioè voi siete quegli architetti che fanno le bottigliere sostenibili, che non si rompono, ragazzi, cioè, e sono pure belle. Quindi ragazzi è così. Beh, intanto nei commenti, se sei un produttore
di qualsiasi prodotto. Può essere, che ne so, produco arance, melograno, qualsiasi, o produci cocktail in fusto, birra, perché no, il vino. Cioè, se sei un produttore a 360 gradi su questo tema e vuoi saperne di più di Key Kegs e di tutto ciò che può essere il mondo in realtà One Circle, esatto, quindi il grande gruppo One Circle, siamo qui in descrizione, trovate dei link per informarvi e richiedere tutte le informazioni specifiche. Noi, Andrea, come siamo col tempo? Cioè abbiamo proprio una vita oggi e sarebbe bello che ci facessero delle domande, quindi proponiamo, cioè, se ci sono delle domande fatecele, perché poi noi anche dopo che il video è stato lanciato, insomma, saremo pronti a mettere i protagonisti di Key Kegs a rispondere a determinate domande. Cioè, quelle che posso rispondere io rispondo io. Sì, certo. Se no rispondi tu, Lorenzo. Non c'è problema. Tanto apriamo un dialogo, un dibattito. Esatto. Allora, parliamo di quello che è il rispetto alle condizioni d'uso. Io ho delle esperienze, perché praticamente noi facciamo consulenza anche a persone, non so, il proprietario del locale che vuole fare il cocktail in fusto, ok? O l'agricoltore che ha succo di limone, che produce succo di limone e vuole fare il cocktail a base succo di limone, ok? E quindi ci chiama, ci contatta e dice: ok ragazzi, vorrei fare un prodotto innovativo, e quindi noi iniziamo a studiare una ricetta, iniziamo a creare dei test, cioè lavoriamo al fianco dei produttori, per l'appunto, per andare a ideare qualcosa che sia unico nel tempo. Abbiamo detto che poi lavorare con un partner come voi è fondamentale per mantenere la costanza della qualità nel tempo, non solo nel design, nell'impilazione, tutta una serie di cose che abbiamo visto, nell'etichettamento anche, ma la domanda è una: poi, che fine gli facciamo fare a questo fusto? Cioè non possiamo lanciarlo così, cioè dobbiamo seguire e rispettare delle condizioni d'uso. Esatto. Vogliamo un pochino indottrinare, educare, in questo caso dico il barman, cioè il barman, tu il cameriere, il food and beverage manager, la filiera. Esatto, dai, cioè, chiudiamo la filiera con questo discorso. Allora, come ti dicevo prima, il concetto è il circolo della qualità. Ok. Noi partiamo dal discorso che il cliente finale deve ricevere un prodotto di qualità. Chiaro. Paga, giustamente, per avere qualità, è quella che lui cerca, oltre alla varie esperienze, eccetera, però vuole un prodotto di qualità. Quindi partiamo dal produttore della bevanda, che ha necessariamente bisogno di ingredienti di qualità, certo, sostanziale, e una certa esperienza, una professionalità per creare la propria ricetta, per creare il proprio beverage, che deve inserito in un contenitore. È lì che noi entriamo nel fornire un prodotto di qualità pari alla qualità che c'è stata a monte, per poi proseguire. E da lì ovviamente anche il consumatore, diciamo l'utilizzatore del fusto stesso, deve avere anche lui un po' di accortezze, giustamente nel gestirlo. È comunque un elemento di plastica, quindi va tenuto all'interno di un determinato range di temperature, di evitare il sole, tanto quanto si farebbe normalmente anche con altre bottiglie. Certo. Anche tu mi insegni, no? Dall'esperienza, non penso che d'estate si lasciano le bottiglie nel bar aperte sotto il sole. Cioè, purtroppo c'è chi lo fa, ma invitiamo a non farlo, perché esatto. come non lo fate con le bottiglie, non fatelo nemmeno col fusto. Esatto. Dopodiché, poi, come tutto il resto del rispetto delle regole di igiene, di sicurezza, quindi la pulizia delle linee, ma quello rientra poi all'interno di quello che dovrebbe essere la manutenzione classica. Qua ti faccio una parentesi, perché mi hai illuminato su una cosa, sul fattore che io arrivo un po' da quel mondo, insomma, e mi ricordo che molti barman, io stesso, facciamo un sacco di pre-batch. Quindi avevamo l'usanza, tuttora esiste l'usanza, di fare, che ne so, il pre-batch del sour, il pre-batch dell'old fashion, il pre-batch dell'americano, il pre-batch di qualsiasi roba, no? Ok, quindi poi prendevi le bottiglie, poi devi lavarle. Certo. Quindi comunque c'è un dispendio di tempo nel lavarle, non le lavi bene, e hai detto una parola importante: igiene. Cioè manca poi effettivamente un'igienizzazione di quelle che sono le bottiglie, e quindi diciamo che il sistema del fusto va a
eliminare anche, diciamo, in maniera certa, al 100%, anche tutte delle dinamiche legate proprio all'igiene. Quindi anche in termini di HACCP, quello che c'è dentro l'involucro rimane perfetto. Esatto. E questo non è scontato, ragazzi, perché stiamo andando in un mondo sempre più che guarda queste cose, perché il cliente finale guarda questo video, cioè quindi il vostro cliente del bar, per esempio, guarda questo video, si informa, e quindi ci sono tanti blog, e quindi è sempre più attento a vedere determinate cose. Come si faceva una volta sul mondo della caffetteria. Ti dice, quando vuoi andare a bere un caffè buono, basta che guardi l'ugello della macchinetta. Cioè, esatto. Se già vedi quello che è mezzo con la panna sopra, già. Quindi diciamo che un domani si potrà arrivare, sicuramente ci stiamo lavorando per arrivare affinché anche nel settore della mixology, per esempio uno dei settori legati a Kick Eggs, non solo quello della birra, del vino, eccetera, esatto. Possa iniziare a utilizzare un sistema molto più intelligente. Sì, diciamo, ecco, hai detto la parola giusta. Questo è un utilizzo magari della plastica intelligente, quindi non stiamo semplicemente usando plastica, stiamo usando un sistema pensato, ragionato, studiato e progettato per utilizzare la plastica come aiuto, per evitare poi altre tipologie di rifiuti o di male gestioni, igiene, eccetera. Chiaro. Beh, diciamo che è una mentalità questa in Italia, ne abbiamo un po' parlato anche nell'altro episodio, anzi se non l'hai visto vallo a vedere. Questo ci penserà Andrea a mettere il link da qualche parte, non so su, dove. Insomma, esatto, su, giù, destra, sinistra. E vai a vedere l'altro episodio. Parlando proprio anche del tema di come l'esperienza del cliente cioè cambia nel tempo, è cambiata l'esperienza che il cliente finale, cioè parlo non solo il produttore che poi vende il prodotto finito a settore Oreca, che può essere ristorante, hotel, cinema, che esso sia, qualsiasi esso sia, ma il cliente poi finale effettivamente vive un'esperienza diversa. Io oggi voglio raccontare la mia esperienza. Oggi, un po' di tempo fa sono andato al cinema, io vivo a Roma, e sono andato a prendere i popcorn. Sì. E poi mi dà sto bicchiere di cartone, di carta, e mi dice, ok, devi per andare a prendere da bere là. Là dove? E là, cioè devi far prendere tu, cioè mi mettere tu il ghiaccio, pigiare tu la roba, cioè era quasi che non c'era più il servizio, diciamo, il contatto, no? Sì. Che in realtà loro è stato fare un po' freddo, però in realtà è una cosa importante quella da concepire. Stiamo andando in un mondo dove noi stessi consumer stiamo diventando anche, diciamo, non dico barman, adesso proprio la sparo così, ma perché voglio incentivare il commento, quindi anzi tu barman commenta. Però stiamo diventando anche molto più diventa molto più facile la user experience da parte del cliente, andare a anche erogarsi il drink, erogarsi la bevanda, cioè deve essere anche quello il bello, cioè così come se la sono fatta loro, insomma. Però tutto quello che c'è dietro è un lavoro che è immenso. Sì. Cioè parlo... No? E tutto per appunto semplificare quella che è l'esperienza poi per il cliente finale, che sia all'interno di un bar, come dicevi te, di un hotel, qualsiasi tipo di utenza. Quindi diciamo che se sei un bartender o comunque un food and beverage manager di un'azienda che altovendente, che ha dei prodotti core, esatto, che potrebbe essere, non dico solo lo spritz, ma potrebbe essere qualsiasi altro tipo di prodotto, ma anche il vino stesso, assolutamente, anche il vino. Assolutamente. E hai compreso che effettivamente questo sistema può essere un sistema utile per la tua attività, puoi contattarci, ok? E noi inizieremo un processo per arrivare poi alla definizione di un fusto, come questo qui. In questo caso questo 10 litri, ma ci sono anche altre tipologie. Da 20, da 30, esatto. 20-30 litri, che cambiano ovviamente in base all'esigenza dell'attività, per poi arrivare effettivamente a un qualcosa di sostenibile. Sì. E questo è importante. Io penso anche a un'altra cosa, che molto spesso mi sono ritrovato nelle aziende che producono, dove facciamo le ricettari. Quindi la domanda di chi produce, quindi se tu sei un produttore, tu sai che ci sono dei problemi legati a metto il prodotto nel fusto, il prodotto non è stabile in quel fusto. Ci sono una serie di condizioni, anche chimiche, che hanno necessità di essere comprese. Cioè, in questo voi vi sentite che avete fatto un ottimo lavoro, state continuando a lavorare, cioè diciamo che
quanto vi sentite di aiutare realmente ad agevolare il lavoro del produttore? Tanto, ovviamente è un lavoro di sinergia. Deve essere, noi ci fidiamo diciamo, di quello che è il produttore, e il produttore si fida del prodotto nostro, quindi il produttore ha le sue conoscenze per creare un prodotto che sia stabile, ma una volta che è fatto a regola d'arte siamo sicuri che all'interno del nostro fusto mantenga quelle qualità, quelle proprietà. Ragazzi, cos'altro aggiungere? Andre? Adesso dovrei fare una produzione di un cocktail che si chiama Andrea Cordaro Production. Ok? Allora, Lorenzo, io ti saluto. Noi ci vedremo sicuramente in altri episodi dove parleremo di sostenibilità e green, quindi un argomento abbastanza caldo, ok? Sì. E in descrizione trovate tutte le informazioni legate a Kickex e noi ci vediamo al prossimo video. Perfetto. Grazie Lorenzo. Grazie a te Daniele. Ciao.